Simo, ma sai che sul canale non hai ancora fatto un video sugli anarchici? Dobbiamo rimediare. «24 aprile 2024. Dopo mesi di sciopero della fame e accesi dibattiti, Alfredo Cospito viene condannato in via definitiva a 23 anni di carcere. Sconterà la pena con il regime detentivo più duro presente nel nostro ordinamento, il 41 bis. Cospito è in prigione per 2 reati: aver ferito a Genova nel 2013 il dirigente dell'azienda Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e aver fatto esplodere 2 ordigni di fronte alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nel 2006. Secondo la giustizia, quella del 2006 fu una strage sfiorata per miracolo, nonché il motivo di una pena così dura nei confronti di Cospito. Se ne è discusso per mesi, se non anni, e spesso si è riflettuto sul fatto che questa condanna al 41 bis sia ideologicamente motivata da parte dello Stato. Cospito, infatti, è un anarchico, cioè una persona che rifiuta lo status quo, nonché qualsiasi forma di potere in favore della libertà individuale. Ma è anche un anarchico cosiddetto insurrezionalista, cioè un anarchico che non disdegna atti violenti qualora questi servano a raggiungere un determinato scopo. In linea di massima immaginiamo un anarchico come uno squilibrato aggressivo, uno che non sa stare al mondo, uno che sarebbe pronto a tutto pur di far valere il suo ideale antisociale. Oppure pensiamo di solito a una persona di estrema sinistra. Stop. Eppure, e forse questo sorprenderà alcuni, l'anarchismo non è soltanto violenza, non è soltanto sinistra, anzi. E la violenza non è l'unica strada con cui un anarchico può definirsi tale. Pensiamo ad esempio all'anarcocapitalismo, una forma di anarchismo nata e sviluppatasi nella prima metà del Novecento, che reclama come massimo risultato auspicabile l'abolizione di qualsiasi governo o servizio pubblico in favore di un mondo interamente regolato dal mercato. Senza neanche bisogno di dirlo, l'anarcocapitalismo va forte negli Stati Uniti, dove viene indicato come una sorta di movimento di destra liberista. Ma precisiamo, ecco il disclaimer. Di solito si tende a usare come sinonimi le parole anarchia e anarchismo, ma queste 2 cose sono diverse. Mentre l'anarchia è il principio madre, cioè la dottrina etica, la filosofia, la politica basata su principi libertari che poi descriveremo, l'anarchismo invece riguarda tutte le realtà storiche, tutte le forme di aggregazione, tutti i movimenti politici e sociali nati con lo scopo di raggiungere la società anarchica. Per dirla in maniera molto brutale, l'anarchia è la teoria, l'anarchismo la sua espressione pratica. Un anarchico è generalmente uno studioso intellettuale, mentre un anarchista è colui che si adopererà politicamente e praticamente per cercare di cambiare le cose. E anche per l'anarcocapitalismo lo spettro ovviamente è molto ampio e le definizioni in questi casi possono perdere di senso. C'è chi ritiene che il pagamento delle tasse sia un furto, chi sostiene metodi violenti, o chi ritiene sia giusto far lavorare i bambini oppure abbandonarli. Javier Milei, l'attuale presidente argentino, si definisce un anarcocapitalista. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de... ¡Pará! ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista. In campagna elettorale diceva di voler abolire la banca centrale e di voler legalizzare la qualunque, ma non è ben chiaro perché abbia scelto di diventare la massima carica di uno Stato, finendo così per incarnare lo stesso avversario naturale del mercato. Altri, più moderati, preferirebbero semplicemente un minore ruolo dello Stato nelle politiche economiche di un paese, sempre in ottica liberista, ma non per questo rifuggendo un quadro normativo. E non bisogna essere degli anarcocapitalisti per avere dei pensieri simili, infatti l'anarchismo è un'ideologia come tante altre. Ha le sue fondamenta, ma anche le sue contraddizioni, le sue interpretazioni estremiste, e soprattutto affonda le sue radici in un passato che forse non vi aspettereste così relativamente lontano. Infatti parliamo di circa 200 anni fa. Ma prima di intraprendere questo faticoso viaggio per capire cos'è l'anarchismo, visto che abbiamo già parlato sia di mercato ma anche di regole, vorrei cogliere l'occasione per presentarvi lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video. Scalable Capital. Scalable è un broker tedesco regolamentato e sicuro e conta ormai più di 1 milione di clienti all'attivo. Con l'app di Scalable sarete in grado di creare liberamente il vostro portafoglio di investimento personalizzato, di adattarlo alle vostre esigenze e agli andamenti del mercato. In questo modo eviterete che i vostri risparmi facciano le ragnatele in banca e vengano divorati dall'inflazione. Non sarete in grado di distruggere una banca centrale, ma pur senza essere un magnate dell'industria, potrete investire in una vasta gamma di azioni, ETF, fondi e materie prime. Potrete farlo in pochi click, a costi
costi davvero ridotti, pari a 1/10 di quelli applicati dai principali istituti bancari, e a differenza di quanto fanno altri broker, le azioni che acquistate con Scalable sono effettivamente vostre. Quindi se per qualche motivo Scalable dovesse saltare in aria, potrete comunque mantenere attivi i vostri investimenti e dormire sonni tranquilli. Non solo, grazie alla funzionalità Insights potreste valutare il grado di diversificazione del vostro portafoglio, così da rendervi conto di rischi e opportunità e risolvere tutto in pochi secondi, senza vincolarvi a costose consulenze. Inoltre, con l'app di Scalable potrete impostare facilmente dei piani di accumulo ricorrenti, partendo da qualsiasi cifra, per assurdo anche €1. E il bello è che non dovete inserire l'importo scelto ogni volta, basta scegliere una cifra, impostare il giorno del versamento, l'azione o l'ETF su cui volete investire, e a quel punto il prelievo avverrà automaticamente, senza costi d'ordine. Per aprire quindi un conto gratuito su Scalable e iniziare a investire in azioni ed ETF, trovate il link in descrizione. Ora però torniamo a noi, non con una questione storica, ma semantica. Nel nostro linguaggio quotidiano alla parola anarchia assegniamo di solito un significato negativo. Pensiamo a qualcosa di disordinato, confuso, senza regole, un sinonimo di caos. Il termine deriva dal greco antico ed è composto dalla particella an e archo, comando. Quindi l'anarchia è la teoria che prevede una società senza comando, senza gerarchia. Con il comando, lo Stato, lo avrete capito, c'entra molto, ma ci arriviamo. Possiamo rintracciare i primi barlumi di anarchismo fin dall'antichità. Ne parla Sofocle nell'Antigone. La stessa democrazia diretta ateniese contiene forme anarchiche, con il popolo che decide le leggi. Le grandi rivoluzioni, quella inglese, quella francese, quella americana, presentano esperienze anarchiche al loro interno. Ad esempio, gli anabattisti, che volevano una chiesa priva di clero e quindi di strutture gerarchiche, o i Sanculotti, conquistatori della Bastiglia e sostenitori della democrazia diretta, o ancora i diggers inglesi, zappatori di terre gestite comunitariamente. L'anarchismo invece come organizzazione sociale venne individuato per la prima volta da antropologi o esploratori in riferimento ad alcune popolazioni africane e gruppi di nativi americani. Se invece vogliamo parlare dell'anarchismo come corrente ideologica o filosofica, la questione si fa un pochino più complessa. Generalmente si indica tale William Godwin, politico britannico di ispirazione libertaria, come padre del cosiddetto anarchismo filosofico. Godwin, che era il marito di Mary Wollstonecraft, cioè colei che viene indicata come fondatrice del femminismo liberale, era fermamente convinto di alcune cose. Lo Stato ha un'influenza negativa sul popolo e diventa inutile se le masse popolari fanno uso della ragione. Inutili anche le leggi, inutile il concetto di proprietà e perfino inutile l'istituzione del matrimonio. Non c'è alcuna intenzione violenta nelle sue parole. In pratica il governo va abolito pacificamente, confidando sulla presa di coscienza progressiva della popolazione. Un altro capostipite dell'anarchismo è invece l'economista e sociologo francese Pierre-Joseph Proudhon, autore della teoria dell'ordine spontaneo nella società. Per Proudhon non serve qualcuno che imponga un'organizzazione. L'organizzazione infatti nasce sulla base delle esigenze di un popolo. La sua frase più famosa? La proprietà è una rapina, in riferimento a quelle proprietà terriere che non vengono lavorate da chi le possiede, risultando quindi una truffa nei confronti dei contadini. Alle idee di Proudhon sarà legato anche il primo anarchico italiano, il patriota e rivoluzionario del Risorgimento Carlo Pisacane. Poi c'è un certo Max Stirner, filosofo a cui si deve l'anarchismo individualista, corrente secondo cui l'individuo non ha limiti nell'esigere tutto ciò che desidera, senza il minimo riguardo per Dio, lo Stato e la morale. Come potete immaginare, sarà questa corrente a generare gli ideali anarchici più radicali. Ad ogni modo, una Bibbia dell'anarchismo non esiste, questo è chiaro. Ciò nonostante, possiamo provare a fissare una data che segni l'inizio, se non dell'anarchismo, di un'importante porzione di storia moderna e contemporanea. 28 settembre 1864. Questo non è un giorno qualsiasi, è il giorno in cui Karl Marx fonda l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che sarà poi battezzata Prima Internazionale. Marx vuole radunare tutti i movimenti che oggi chiameremmo di sinistra. Ci finisce dentro quasi per sbaglio anche Giuseppe Mazzini, ma le due componenti più numerose e vivaci sono i marxisti e appunto gli anarchici, che si portano dietro le idee di Proudhon, il quale morirà l'anno successivo. Nel 1868 fa il suo ingresso nell'associazione però un altro uomo, noto per essersi opposto alle visioni stataliste di Mazzini in Italia, l'ex militare russo appassionato di filosofia, Mikhail Bakunin. Tra Bakunin e Marx non c'è un grande feeling, ma entrambi hanno un'idea comune, abbattere la borghesia, ed entrambi sono d'accordo su come mandarla a gambe all'aria, con una rivoluzione. A portarla avanti sarà il proletariato, che per Marx è composto dagli operai delle fabbriche, e per Bakunin da operai, sì, ma anche da contadini, da braccianti, da disoccupati, vagabondi, oppressi, diseredati. Se Marx vede nella rivoluzione lo strumento per sottrarre i mezzi di produzione ai padroni, Bakunin guarda più lontano. Gli avversari da combattere sono tutti i centri di potere
economici, culturali, religiosi e soprattutto lo Stato. Non gli importa quale Stato, buono, cattivo, autoritario, democratico, lo Stato nella sua struttura è il nemico numero 1 e come tale va eliminato. Se la rivoluzione per i marxisti porterà alla dittatura del proletariato, per gli anarchici condurrà alla cosiddetta fase di libera sperimentazione. In altre parole, la nuova società che verrà a crearsi si baserà su tolleranza, convivenza, pluralismo e libertà individuale. Fornisce una spiegazione ancora migliore il geografo russo Piotr Kropotkin. Uno dei padri dell'anarco-comunismo, creatore del concetto di mutuo appoggio o mutuo aiuto, da lui ritenuto come un fattore chiave dell'evoluzione animale. Lui stesso scrisse: la società anarchica è decentralizzata, senza Stato, fondata su una rete intrecciata, composta da un'infinita varietà di gruppi e federazioni di ogni dimensione e grado, locali, regionali, nazionali, internazionali, temporanee o più o meno permanenti, per ogni possibile scopo, che sia produzione, consumo, così come scambio e comunicazione. E se ci pensate, è curioso il fatto che ad avere queste idee siano state persone per così dire di alto rango, che se non rifiutavano, quantomeno disdegnavano in parte il proprio privilegio. Comunque l'azione anarchica di qualsiasi tipo va rivolta contro lo Stato. Ma cos'è lo Stato? Ne parla il più influente anarchico italiano, nonché amico stretto di Bakunin, Enrico Malatesta. Per l'anarchico italiano, Stato è un termine vago. Anzi, sarebbe preferibile parlare di abolizione del governo, cioè di quegli uomini che decidono. Costoro, anche se eletti a suffragio universale, rappresenteranno sempre gli interessi, infatti, di una parte del popolo, di cui tutti gli altri diventano succubi. Inoltre, sempre secondo Malatesta, governo significa imporre alle masse di lavorare per gli interessi dei dominatori. Questo può avvenire con la violenza, che indica il privilegio politico del potere, oppure sottraendo alle masse i mezzi di produzione, cioè applicando il privilegio economico basato sulla proprietà che, pertanto, va eliminata. In una frase, la libertà vince su tutto. Anche frasi democratiche del tipo «la tua libertà finisce dove comincia quella di un altro» impone la scelta di un limite. Ma dov'è questo limite? Metà strada? O spostato di qua o di là? E chi è che decide dove si trova quel limite? Bakunin scrive: la mia libertà è la libertà di tutti. Malatesta rincara la dose e dice: abolito il governo, la società sarà quello che potrà essere. Se ci saranno medici e igienisti, potranno organizzare la sanità. Se ci saranno uomini istruiti, organizzeranno le scuole. La rivoluzione, dice Malatesta, non creerà forze nuove che non esistono, ma lascerà libero campo alle forze, alle capacità esistenti, distruggerà ogni classe interessata a mantenere le masse nell'abbruttimento e nella schiavitù. Insomma, le leggi non servirebbero. Come diceva Proudhon, se i cittadini sentono l'esigenza di un servizio, organizzeranno quel servizio e lo affideranno a qualcuno di saggio. Certo, è un po' un'utopia che fa enorme leva sulla fiducia negli esseri umani, sulla loro capacità di liberarsi da invidia, cupidigia e prepotenza. Quindi la domanda è: ci sono mai stati momenti nella storia in cui si è passati dalla teoria alla pratica? Ovvero, sono esistite società anarchiche o quantomeno ispirate ai principi dell'anarchismo? Forse il primo esempio di autogoverno del popolo lo si ha con la Comune di Parigi, tra il 18 marzo e il 28 maggio del 1871. In un periodo disastroso per la Francia, reduce dalla disfatta nella guerra con la Prussia di Bismarck, a Parigi infatti nasce un comitato di vigilanza, in ciascuno dei 20 arrondissement, che si dotano di una loro delegazione comunale. I principi sono quelli libertari: soppressione dei privilegi, scomparsa della borghesia come classe dirigente, ruolo politico dei lavoratori, uguaglianza sociale. Il lavoro è il solo punto centrale della Costituzione e il suo prodotto deve appartenere interamente al lavoratore. L'insurrezione avviene all'alba del 18 marzo e porta in piazza il popolo, donne e bambini compresi. I militari schierati per fermarli si rifiutano di sparare e passano addirittura dalla loro parte. I pochi fedeli al governo centrale fuggono a Versailles. Parigi così cade in mano al popolo e l'idea è quella di creare altre comuni in tutta quanta la Francia. Sulla carta è una mossa apparentemente fantastica, ma ci sono errori che saranno pagati cari. Non aver preso possesso della Banca di Francia, che è un organo del governo, e non aver attaccato l'esercito a Versailles, disperdendo così i vertici del potere francese. Non a caso il 21 maggio i militari rientrano in città e danno avvio alla cosiddetta settimana sanguinosa. Entro una settimana circa 20.000 parigini vengono uccisi, altre decine di migliaia incarcerati o deportati e altrettanti fuggono all'estero.
Nel frattempo, negli Stati Uniti si stava affermando una corrente più individualista. Si discute di nuovi contenuti come l'amore libero, la contraccezione, il controllo delle nascite. Il pioniere? Benjamin Tucker. L'esecutrice materiale? L'attivista lituano-americana Emma Goldman. Il quartiere newyorkese in cui vive, Greenwich Village, diventa la roccaforte della libertà sessuale e Goldman è una delle prime a difendere i diritti degli omosessuali. Sempre negli States, l'anarcocomunismo, inaugurato da Piotr Kropotkin, non impiega molto a far leva sulle fasce meno agiate della popolazione. Kropotkin. Vabbè, avete capito. La situazione dei lavoratori americani è drammatica. C'è una forte spinta per avere una giornata di sole 8 ore lavorative a fronte delle 12 o addirittura 16 che di norma vengono richieste. Il 1 maggio dell'86 a Chicago c'è uno sciopero generale. Il 3 maggio gli operai si radunano davanti alla fabbrica McCormick, dove vengono attaccati dalla polizia. Il giorno dopo altri manifestanti si riuniscono ad Haymarket Square. Qualcuno lancia un ordigno esplosivo e un poliziotto muore. A quel punto la polizia spara sulla folla e succede il disastro. La rivolta di Haymarket causa 11 morti, di cui 7 sono poliziotti. 8 persone vengono arrestate, 7 sono condannate, 4 vengono uccise e una si suicida in carcere. Secondo la polizia, a lanciare quella bomba è stato un anarchico. Questo episodio blocca le rivendicazioni operaie che rifioriranno qualche anno dopo. Da questo momento in poi gli anarchici saranno sempre presenti nelle battaglie per i diritti dei lavoratori e quello dell'anarcosindacalismo sarà un movimento importante in ogni parte del mondo, in Sud America e perfino in Cina. La festa del lavoro è il 1 maggio proprio in ricordo delle proteste di Chicago. Ed ecco che arriviamo a un tema caro all'anarchismo, cioè la cosiddetta propaganda del fatto, ovvero la convinzione che non basta la comunicazione verbale, perché a volte occorre qualcosa di più. Sul finire dell'Ottocento milioni di italiani espatriano in cerca di condizioni di vita migliori. Decine di migliaia di nostri connazionali arrivano a Paterson, in New Jersey, sede di una fiorente industria tessile della seta. Tra quegli italiani c'è Gaetano Bresci. Bresci è nato a Prato ed è arrivato a Paterson dopo aver scontato un anno di carcere a Lampedusa per aver partecipato a uno sciopero anarchico. In Italia, nel frattempo, Re Umberto I di Savoia, da molti ritenuto autoritario e poco attento ai bisogni della popolazione, è già scampato a 2 attentati compiuti da anarchici. Umberto I non è certo un amante delle proteste. Nel maggio del 1898 la popolazione di Milano protesta contro l'aumento del prezzo del pane. Il generale Fiorenzo Bava Beccaris ordina di reprimere le manifestazioni a colpi di cannone. I morti sono forse centinaia, ma Umberto I pensa bene di concedere un'onorificenza al generale. Appena venuto a conoscenza del fatto, Gaetano Bresci non ci pensa un attimo. Parte dal New Jersey e arriva a Milano, dove il 29 luglio 1900 uccide il re Umberto I con 3 colpi di pistola. Bresci viene condannato all'ergastolo, ma la sua pena dura soltanto un anno. Verrà trovato morto in cella. Secondo la perizia, si è suicidato. Addosso aveva soltanto un fazzoletto. La propaganda del fatto sarebbe stata poi ampiamente impiegata, per così dire, fino alla Prima Guerra Mondiale in tutta quanta Europa. Quindi sì, ci sono stati anarchici violenti, ma dire che l'anarchismo è violenza tout court è un modo superficiale di raccontare questa ideologia. A ogni modo c'è un altro momento chiave nella storia dell'anarchismo, la rivoluzione russa. Gli anarchici non hanno avuto un ruolo preminente nella rivolta del febbraio del 17 che depose la monarchia zarista, ma poterono comunque veder realizzato il sogno di Bakunin e Kropotkin, ovvero sia una rivoluzione proletaria spontanea in grado di smantellare la struttura statale. Così, sulla scorta della leggenda della Comune di Parigi, nascono federazioni anarchiche nelle grandi città russe, da San Pietroburgo a Mosca. E gli anarchici cominciano a vedere nei bolscevichi, cioè la costola dei marxisti legata a Lenin, un possibile alleato. In aprile, infatti, Lenin aveva suggerito l'abolizione dell'esercito, della polizia, della burocrazia, il livellamento dei redditi e la sostituzione dello Stato centrale con i soviet sul modello della Comune di Parigi. Un modello anarchico bello e buono che avrà vita breve. Dopo la rivoluzione d'ottobre i bolscevichi fanno all-in ed escludono gli anarchici dal nuovo governo. Così la dittatura del proletariato diventa la dittatura del partito marxista. Secondo gli anarchici questa è un'altra ennesima dimostrazione che lo Stato può cambiare veste, teoria o servitori, ma che comunque rimane sempre un potere dispotico in ogni sua forma. Non a caso, circoli e giornali anarchici vennero soppressi, e i sostenitori dell'ideologia non poterono far altro che migrare verso l'Ucraina, che con il trattato di Brest-Litovsk del 18 era passata sotto il controllo economico tedesco. E ucraino una delle figure anarchiche chiave di quel periodo, il contadino e guerrigliero Nestor Makhno. Alla guida di un esercito anarchico prima alleato poi opposto all'Armata Rossa, Makhno governò dal 18 al 21 una porzione di territorio ucraino da 7 milioni di abitanti secondo gli ideali anarchici, laddove la terra era divisa comunitariamente senza supervisione di un'autorità centrale. L'esperienza di Makhno terminò con la vittoria dell'esercito bolscevico. Noi sappiamo una cosa: difendeva i poveri come una montagna. Capite?
E poi scompariva. Tutti lo braccavano. Mia madre raccontava che non era un bandito, come è stato definito. Non uccideva mai nessuno senza motivo. È stato lui ad organizzare per primo una comune a Gulia e Polie. Portava via i ricchi, vacche e cavalli, per la comune. E i poveri che non avevano niente andavano là. Ma la comune non è durata a lungo. C'era la rivoluzione. In seguito alla rivoluzione russa e con l'instaurazione di regimi autoritari in Italia, Germania e Spagna, l'anarchismo subì un colpo durissimo, ma non fatale. Infatti proprio in Spagna, dopo l'instaurazione del regime di Franco, succede qualcosa di mai visto prima. Nel 1936, in una vasta area del sud della penisola iberica, Barcellona compresa, venne realizzata dagli anarchici una società libertaria. I lavori erano gestiti da un'assemblea pubblica, i processi produttivi dei campi dai contadini, in modo del tutto paritario. Percentuali elevatissime di terreni, pari al 70% in Catalogna e Aragona, vengono espropriati e collettivizzati. È una riforma agraria che non ha bisogno di leggi, parte dal basso, ovvero da chi ne ha bisogno. Addirittura in alcune collettività viene abolito il denaro per evitare di creare eventuali disuguaglianze. Alla ribellione partecipano anche marxisti dissidenti e socialisti rivoluzionari, ed è sicuramente l'evento che più si avvicina a quella società libertaria auspicata da tutti i padri dell'anarchismo. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud. 10 mesi più tardi l'esercito spagnolo porrà fine al sogno degli anarchici e dei socialisti libertari. Invece, cosa possiamo dire per quanto riguarda l'Italia? Cosa succedeva in quel periodo? Senza neanche bisogno di dirlo, Mussolini sopprime qualsiasi organizzazione anarchica, specialmente dopo che un anarchico, tale Gino Lucetti, aveva tentato di ucciderlo nel 1926. Il duce colpisce anche Enrico Malatesta, considerato il Lenin italiano, e lo confina a Ventotene. Una volta caduto il fascismo, nel 1943, Badoglio firma la grazia per gli antifascisti condannati dai tribunali speciali, ma non per gli anarchici. Questi infatti vengono trasferiti in Toscana, nel campo di concentramento di Renicci d'Anghiari. Centinaia se non migliaia di anarchici giocheranno un ruolo attivo nella resistenza e nel 1945 verrà fondata la Federazione Anarchica Italiana, tutt'oggi attiva. L'anarchismo italiano, così come in quello di altri paesi, è sempre stato attraversato da un guaio insanabile. Le sfaccettature ideologiche sono davvero tante, a volte capaci di generare delle maglie facilmente penetrabili da gente tutt'altro che raccomandabile, evidenza che ha reso l'anarchismo infatti una sorta di copertura, di capro espiatorio. È il 25 aprile del 69 quando due ordigni esplodono a 2 ore di distanza alla fiera di Milano e alla stazione centrale. Per fortuna i feriti sono pochi, non gravi. Le bombe le ha piazzate il movimento di estrema destra Ordine Nuovo, che il successivo 12 dicembre si renderà responsabile della strage di Piazza Fontana. Tuttavia, il commissario incaricato dalle indagini, Luigi Calabresi, sembra avere pochi dubbi. I responsabili degli attentati appartengono alla sinistra extraparlamentare. Per la strage di Piazza Fontana viene indagato fin da subito tale Giuseppe Pinelli, ferroviere, ex partigiano, e conosciuto in questura per ospitare a casa sua anarchici, marxisti, cattolici e obiettori di coscienza. La leva militare è inaccettabile, perché è inaccettabile morire o combattere per uno Stato. Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, Pinelli precipita misteriosamente dalla finestra del 4º piano. La verità è scontata, Pinelli si è suicidato e la strage di Piazza Fontana è colpa degli anarchici. Questo giudizio è un po' troppo frettoloso. Innanzitutto, Pinelli risulterà del tutto estraneo ai fatti. Più tardi si dirà che è caduto dalla finestra a causa di un malore, mentre stava prendendo aria. Insomma, né omicidio né suicidio. Calabresi verrà ucciso per vendetta nel 72, dall'organizzazione di estrema sinistra Lotta Continua. Sempre per la strage di Piazza Fontana viene accusato un altro anarchico, il ballerino Pietro Valpreda. Un anarchico appartenente al gruppo anarchico 22 marzo, si chiama Pietro Valpreda, è stato riconosciuto da un testimone giunto stamani da Milano nel corso di un confronto che si è svolto alla presenza del magistrato ed è stato incriminato per il reato di concorso in strage. Il suo fermo è stato tramutato in arresto. Io sono qui, Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma e della strage di Milano e degli attentati di Roma. Dopo una campagna di criminalizzazione mediatica durata anni, Valpreda è stato dichiarato innocente. Lo Stato naturalmente non può accettare qualcosa che vada contro le sue stesse fondazioni. Ne è un esempio chiave anche la storia di Sacco e Vanzetti, ma
Lì ci faremo un video a parte perché altrimenti finiamo dopodomani di concludere questo video. Però quello che noi potremmo fare dal nostro punto di vista è smetterla di vedere tutto l'anarchismo come un movimento folle e sregolato, e forse sarebbe cosa buona e giusta studiarne un pochino la storia e approfondirne gli aspetti. La Federazione Anarchica Italiana, ad esempio, respinge ogni atto di violenza. La sua politica mira all'informazione, a istituire gruppi di solidarietà per carcerati e a discutere di temi sociali. L'anarchismo odierno, nella maggior parte dei casi, non si pone genericamente contro lo Stato, ma a favore di alternative realizzabili per creare una società diversa. Ne parla nei suoi scritti uno degli anarchici più rilevanti degli ultimi anni, l'antropologo e attivista statunitense David Graeber, che ci ha lasciato improvvisamente 4 anni fa a nemmeno 60 anni. Per Graeber il nostro modo di vivere non è l'unico, e il capitalismo non è, come si dice spesso, il migliore dei mondi possibili. Per Graeber l'anarchismo diventa quindi un modo non per distruggere, ma per costruire un mondo più libero e uguale per tutti. We need to think about how to unleash popular creativity, and that's why I emphasize democracy. The way to start is not to come up with a model, but to come up with a means by which people can actually decide for themselves what sort of economy they'd like to live in. You know, we act as if ideas are scarce on this. This is not a natural way to think. This is a result of a 30-year campaign against the imagination to convince us that people are not basically imaginative or ideas are not out there. 99.9% of them spend most of their lives being told to shut up all the time. And we need to figure out how to create mechanisms to stop doing that. And once we do, I think the rest will take care of itself. Un'utopia? Forse. Ma quindi se noi non ipotizzassimo nuove alternative, cadremo in un rischio, cioè quello di diventare dei semplici automi, in un mondo al quale finiamo per abituarci a illuderci, anzi disilluderci. E no, non possiamo giustificare le intenzioni violente di Alfredo Cospito. Possiamo stare qui a discutere per ore di come un uomo sia stato condannato al 41 bis per una strage che per fortuna non c'è stata, ma quello che è evidente è che ormai tutti quanti ci siamo convinti che lo Stato sia l'apice dell'evoluzione umana, e come tale non può essere messo dogmaticamente in discussione, neanche pacificamente, perché altrimenti si viene visti come quelli stramboidi. Certo, nel nostro mondo abbiamo bisogno di certezze, questo è vero, ma dopo tutta questa carrellata di informazioni possiamo trarre un'ipotesi. 200 anni di anarchismo forse ci insegnano che immaginare un mondo più libero, un mondo in cui gli esseri umani hanno fiducia l'uno nell'altro, non è, in fin dei conti, un reato. Se comunque vi è piaciuto questo video fatecelo sapere con un like o un commento, ma soprattutto scriveteci se vi dovessero interessare altri video che approfondiscono la storia delle principali correnti politiche e ideologiche della storia. Grazie e per aspera. Alla prossima.